Alchimia del dolore, il trattato della trasmutazione integrale, l'illusione del caso e il richiamo dell'anima. Ti sei mai chiesto, nel silenzio della tua stanza o nel fragore di una lacrima che scende, se il dolore che ti hanno inflitto, quel tradimento che ancora brucia come ferro rovente, o quell'umiliazione che sembra aver segnato indelebilmente il tuo destino, non fosse in realtà un appuntamento inevitabile con la tua forza più nascosta? Spesso guardiamo a chi ci ha ferito come a un incidente di percorso, un errore macroscopico del destino che avremmo voluto evitare con ogni fibra del nostro essere. Ma se provassimo per un istante, per un solo istante di pura onestà intellettuale, a ribaltare completamente la prospettiva? Se quella persona, pur agendo nell'oscurità più profonda del suo ego, fosse stata il catalizzatore necessario, lo strumento brutale ma preciso, per rompere il guscio di una tua vecchia identità che ormai non ti permetteva più di crescere. Benvenuti su Essenza Consapevole. Oggi non siamo qui per consolarci con parole di circostanza, né per cercare un modo rapido e superficiale per dimenticare. Dimenticare è un atto di rimozione, un anestetico che lascia la ferita infetta sotto la superficie liscia della pelle. Noi siamo qui per un compito molto più nobile e difficile. Siamo qui per trasmutare. La trasmutazione non è una fuga, non è un perdono passivo che ci vede sconfitti. È la magia suprema dell'anima che decide, una volta per tutte, di non subire più il piombo della vita, ma di trasformarlo nel fuoco della coscienza in oro zecchino. Ogni lacrima versata, ogni notte insonne passata a chiedersi perché proprio a me, è in realtà materia grezza, materia prima alchemica, che aspetta solo di essere lavorata nel crogiolo ardente della tua consapevolezza risvegliata. La legge dello specchio è il maestro oscuro. Dobbiamo avere il coraggio sovrumano di guardare in faccia una verità che spesso l'ego rifiuta con sdegno. La legge dello specchio, o legge del riflesso. Nel teatro della vita, le persone che ci colpiscono più duramente sono spesso specchi neri. Non riflettono la nostra bellezza, ma le parti di noi che abbiamo rinnegato, le zone d'ombra che abbiamo gettato in cantina, sperando che non tornassero mai a galla. Quando subiamo un'ingiustizia, il nostro riflesso immediato è puntare il dito contro il carnefice. È una reazione umana, naturale, necessaria per la sopravvivenza. Ma l'alchimista fa un passo in più. L'alchimista guarda quel dito puntato e capisce che finché l'attenzione è rivolta all'esterno, l'energia vitale sta fluendo via, nutrendo paradossalmente proprio chi ci ha ferito. Il carnefice diventa così, in una visione più alta e metafisica, un maestro oscuro. Non è un maestro che ti insegna con la carezza ma con il colpo, non con la parola dolce ma con il tradimento. Ti costringe a riconsiderare i tuoi confini sacri, a capire dove finisce la tua dipendenza e dove inizia la tua sovranità. Il male ricevuto ha trovato una risonanza in una ferita antica, forse infantile, forse karmica. E finché non porti luce in quella risonanza, lo schema continuerà a ripetersi, con nomi e volti diversi, finché la lezione non sarà appresa nel midollo delle tue ossa. L'analisi del nigredo, la discesa nell'abisso. In ogni trattato alchemico degno di questo nome, l'opera inizia con la nigredo, o l'opera al nero. È la fase della putrefazione, della decomposizione di tutto ciò che credevamo di essere. È il momento in cui le nostre certezze crollano, il pavimento sparisce sotto i piedi e ci ritroviamo nudi di fronte al vuoto. Quando subiamo un torto, la nostra mente cade in un loop ossessivo che è la manifestazione psichica del nigredo. Riviviamo la scena, le parole dette, i gesti subiti, cercando una giustizia che il mondo esterno non sembra volerci dare. Questo è il peso del piombo. Il piombo è scuro, denso, soffocante. Rappresenta la gravità del passato che ci impedisce di volare verso il futuro. Eppure, il segreto degli antichi saggi è uno solo. Visita l'interno della terra e rettificando troverai la pietra nascosta. Non puoi trovare l'oro se non scendi nel fango della tua sofferenza. Se oggi ti senti pesante, se senti che la rabbia ti toglie il respiro e la tristezza ti schiaccia contro il suolo, non pensare di essere perduto. Sei semplicemente nel crogiolo. La materia deve essere distrutta affinché l'essenza possa essere liberata.
Il piombo deve essere sciolto dal calore della tua presenza, affinché possa cambiare natura molecolare. Ti sei mai chiesto perché continui ad attirare lo stesso tipo di dolore? Le stesse relazioni fotocopia dove cambia solo il nome ma la sofferenza è sempre la stessa? Non è sfortuna, è una legge di risonanza. Il male che ricevi si deposita dentro di te come una densità, creando vere e proprie incrostazioni energetiche nei tuoi corpi sottili. Queste incrostazioni alterano la tua vibrazione e, di conseguenza, ti portano ad attirare situazioni simili, come una radio sintonizzata sempre sulla stessa frequenza dolorosa. Il tuo campo energetico è sintonizzato sulla frequenza della ferita. Per ripulire questo fiume inquinato non basta un intervento superficiale. Dobbiamo agire sulla vibrazione stessa della materia. Devi immaginare il tuo campo energetico come un tempio che è stato profanato. Non basta pulire i pavimenti. Bisogna riconsacrare l'altare. E questa riconsacrazione avviene nel momento esatto in cui decidi, con tutta la tua volontà, che il tuo spazio sacro è inviolabile. Per fare questo, invochiamo la frequenza del raggio viola, la fiamma della trasmutazione suprema. Chiamiamo l'arcangelo Zadkiel, il custode della misericordia divina. Attenzione, Zadkiel non ti chiede di giustificare il male che hai subito, ma ti offre il potere di estrarre il veleno dalla ferita. Immagina ora questa luce viola, intensa e vibrante, che entra nei tuoi corpi sottili. Visualizzala mentre scioglie i legami energetici che ti uniscono ancora a chi ti ha ferito. Vedi, ogni volta che provi rancore, stai inviando energia a quella persona, mantenendo vivo un legame tossico. Zadkiel taglia questi fili, ti restituisce la tua forza vitale e trasforma il veleno della memoria in nettare di saggezza. La misericordia di Zadkiel non è perdonare l'altro, è il permesso che finalmente dai a te stesso di essere libero dal passato e di camminare a testa alta verso il tuo futuro. Ma la trasmutazione ha bisogno di ordine, di una struttura. Qui accogliamo Arturo, il signore del ritmo. Quando subiamo un trauma, il nostro ritmo interiore si spezza, la nostra armonia si frantuma. Arturo, che è il custode della geometria sacra, ha il compito di ricalibrare le tue frequenze. Se la tua mente corre troppo, lui ti ancora alla terra. Se sei bloccato, statico nel dolore, lui ti infonde il movimento delle maree, il fluire della vita. Allinearsi ad Arturo significa capire che la guarigione segue dei cicli precisi. Non puoi forzare la primavera nel cuore dell'inverno. Arturo ti insegna a rispettare il tempo del tuo dolore, sapendo che esso è solo una fase di un ritmo molto più grande e perfetto. Senti il tuo respiro, proprio ora. Inspira ed espira. È Arturo che sta già ricostruendo la tua architettura interiore, riportando l'armonia dove prima regnava la distorsione. Adesso ti faccio una domanda potente. Chi saresti tu se domani ti svegliassi senza il peso di quel torto, senza più quella storia da raccontare? Spesso restiamo legati alla sofferenza perché, in modo distorto, ci dà un'identità, anche se è un'identità rassicurante da vittima. Ma la vera alchimia spirituale richiede un sacrificio, il sacrificio dell'identità di vittima. Devi essere disposto a perdere chi eri per poter finalmente diventare chi sei destinato a essere. La ferita non è un buco nero che ti risucchia l'energia. È una feritoia. È un'apertura attraverso cui la tua vera luce, la tua essenza più pura, può finalmente emergere. Trasmutare significa avere il coraggio di morire come vittima per rinascere come maestro della tua stessa vita. Non temere il vuoto che si crea quando lasci andare il rancore. Quel vuoto è lo spazio sacro e necessario perché l'oro della tua anima possa finalmente manifestarsi nella tua vita. Ora, immagina il male che hai ricevuto come un pezzo di carbone grezzo tra le tue mani. Sentilo, pesante e scuro. Adesso, con il calore del raggio viola di Zadkiel e la forza ordinatrice di Arturo, stringilo con tutta la tua intenzione. Stringilo forte. Sotto la pressione della tua consapevolezza, quel carbone inizia a mutare. Diventa un diamante. Trasparente, puro, indistruttibile. Quello è il tuo oro spirituale. Sei passato dal fango alla stella. Se sei pronto a brillare, se senti questa chiamata, scrivi nei commenti: Io sono l'alchimista della mia luce.
Grazie per aver camminato con me fin qui su Essenza Consapevole. Il tuo viaggio verso la sovranità è appena iniziato e da oggi nulla potrà più fermare la tua ascesa. Siamo arrivati alla fine di questo viaggio nel fuoco della trasmutazione. Se sei arrivato fin qui, non è un caso. Significa che la tua anima è pronta. Pronta a smettere di essere un riflesso del dolore passato per diventare la sorgente della propria luce. Non permettere che questo resti solo un video guardato tra tanti. Fai un atto di volontà, ora. Lascia un segno del tuo passaggio. Scrivi nei commenti la parola rinascita, se senti che il tuo piombo interiore si sta finalmente trasformando in oro. E se conosci qualcuno che è ancora intrappolato nel buio di un torto subito, condividi questo video con quella persona. Potresti essere tu il suo arcangelo Zadkiel oggi, il messaggero che porta la fiamma della liberazione. E se vuoi continuare a camminare con noi sulla via della consapevolezza sovrana, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i prossimi passi del nostro cammino. Ricorda sempre, la ferita non definisce chi sei, definisce solo da dove è dovuta entrare la tua forza. Io sono Essenza Consapevole e ti ringrazio per aver onorato la tua luce. Al prossimo incontro.